Ragazzacci, buongiorno. Allora, facciamo questa sbarbatina per iniziare la settimana. Non è che ci sia molta barba, ma oggi ci ho invitati a pranzo. Vi voglio far trovare un pochino a posto. Domani poi tocca andare anche dal parrucchiere, tagliarsi i capelli. Allora, approfitto per provare un sapone che vi è arrivato in Italia da poco, che è il Adrian Evans, questa versione alla birra, Petro Fiasco, sapone leggendario da barba fatto con la birra, che ho scoperto ora essere col tallow. Se vedete l'inci, non nel primo posto, se no abbastanza come a metà dell'inci, c'è anche il tallow. Ero convinto che fossero saponi vegetali, avevo sbagliato. In America i primi che uscirono veniva il sapone dentro un pacchettino di carta, e ora ultimamente anche in America li troviamo dentro le confezioni, sicché io li avevo, ne comprai due e li avevo messi in questa scatolina che avevo della Stirling. Questo qua che proverò oggi, è la profumazione Boysenberry. Questo dovrebbe essere frutto rosso, mora credo, e teca, legno di teca, olio di teca. Poi ho anche un'altra che questo l'ho riconfezionato qua, perché vedete che i primi non diceva la profumazione, cosa che ora dice qua. Veniva il disco praticamente, e l'avevo messo in questa scatolina che avevo, di Pinnacle, che avevo finito. Questo è pomegranate. Questo praticamente è un agrumato, però oggi ho voglia di questo. Userò questo qua, frutti rossi e qualcosa di legnoso. Allora, la profumazione, sentendola qua, è molto forte, molto forte, e onestamente forse sento più la teca dei frutti rossi. Comunque proviamolo a montare e vediamo come va. Poi mentre si scioglie un pochino il sapone vi faccio vedere gli altri ingredienti. Allora, come abitudine, il sapone non è né morbido né duro, diciamo è una pasta semidura. Prendiamo la solita nocina, la aiutiamo a sciogliere, come ormai mi avete visto fare qui nella ciotola, con un pochino di acqua. Non so se ho preso poco sapone, forse no. Mettiamolo a sciogliere con un po' di acqua, perché non è che sia duro, ma non è nemmeno una crema morbida, se no mi rimane tutti i pezzettini nel pennello poi. Ok, direi che ci siamo all'incirca. Allora, bagno un pochino la faccia, così ammorbidiamo un pochino la barba mentre attanto. Allora, il rasoietto di oggi non l'ho ancora montato alla lametta. Immagino che se riuscite, se la camera inquadra lo stemma che c'è sotto, dovrete capire che rasoio è. Questo è lo stesso rasoio della casa polacca che fa le lamette, Wizmate. Lo proviamo oggi, vediamo come va. Vedete che la testa ricorda molto Lenson, con questa bisellatura così pronunciata. Questo è un rasoietto in alluminio, non so se saranno ancora in produzione, comunque normalmente su eBay si trovano. Questo l'ho trovato con la scatolina e tutto, era praticamente nuovo di zecca. Ora, il manico e il coprilametta sono sicuro che sono di alluminio, però la testa, se lo sento freddo il materiale, e anche lo sento un po' più peso, la testa deve essere di metallo cromato. Allora vedete che non so se riuscite a vederlo, immagino di sì, c'è qualcosa di esposizione, deve essere leggerissimamente positivo. Io l'ho usato un paio di volte, ragazzi, ma nemmeno me lo ricordo come rasoietto, e costano poco, questo mi sembra mi costò sui 16-17 dollari in eBay. Allora,
Pennellino di oggi, mi ero quasi dimenticato che avevo un 48, un Omega 48. Cercando il sapone ho trovato il pennellino, ho detto ma perché no, tiriamolo fuori, mettiamolo in funzione. Il pennello che a me onestamente ragazzi non è che mi piaccia molto perché ha le setole troppo lunghe, a me mi rompe mettere le dita nel pennello per dovermi spennellare. Secondo me questo 48, non lo so, è più un pennello da barbiere che per farsi la barba in casa. Io preferisco l'83, ciuffo corto, fantastico, però va bene, perché se no si sciupa anche a tenerlo fermo. Diamogli un paio di giri anche a lui. Allora vedete che il sapone sta montando abbastanza velocemente in ciotola. Allora si sta aprendo la profumazione, molto più aggradabile questa profumazione ora montato il sapone, che quando l'ho sentito dentro al barattolino era molto forte la profumazione. Ora si sta aprendo, anche se onestamente non è una profumazione che mi fa impazzire. Sento molto la parte legnosa e sento molto poco la parte fruttata, diciamo, che dovrebbe avere il sapone. Magari mi sarebbe piaciuto più all'incontrario, però va bene. Allora, guardate che schiuma che ha fatto il sapone, direi che è super caricato il pennello. Mi ridò una bagnatina e cominciamo a montare in faccia. Vedete il pennello come ciuffo così lungo ti obbliga praticamente a mettere dei diti comunque molto morbido il ciuffo, anche se vi dico la verità l'ho usato pochissimo questo pennello perché mi rimane molto scomodo a me. Allora, schiuma esagerata del sapone, ma veramente esagerata. Tanto è così che vi dico, io pensavo che era un sapone vegetale. Li ho usati una volta ognuno, questa è la seconda volta che uso questo. Per questo, con tutta questa schiuma che fanno, io ero sicuro che erano vegetali. E come avevo letto l'inci solo all'inizio, non avevo visto che a metà dice tallow. È molto difficile trovare un tallowato, ragazzi, che faccia una schiuma così, che praticamente si comporta come se fosse un vegetale. Comunque schiuma esagerata. Fatemi togliere un pochino di sapone dal pennello perché ho veramente, pensavo di averne preso poi sapone. Veramente un'esagerazione di sapone. Allora, sento la schiuma super bagnata che mi sta bagnando la faccia, perché avete visto che nel montaggio ho messo molta acqua. Ragazzi, io direi eccezionale. Guardate che schiuma che ha fatto il sapone, spettacolare. Guardate qua in ciotola la schiuma che c'è. Mi piace troppo, pensavo di averne preso poco. Allora, scaldatina al rasoio e partiamo. Allora, molto delicato il rasoio. Se ha un'esposizione positiva deve essere proprio minima perché quasi non sento la lametta. Appena. Ecco, quindi da una Puffy, come non potevo tenere l'angolo preciso che ha il rasoio per questa testa, sentivo più la lametta. Perché una volta che arrivo all'angolo esatto del rasoio, praticamente la lametta non si sente, però usato più chiuso sì, si sente la lametta.
Allora, vi sono onesto, si mi ricorda un po' il Lenson, anche se questo è più efficace forse anche del 3 più che ho. O almeno se la gioca con il 3 più della Henson. Del medium sicuramente questo è più efficace. Un rasoio forse per barbe non tanto lunghe. Dà l'impressione che con barbe lunghe questo si intasa un po', però su barbe di qualche giorno, ragazzi, ha fatto un lavoro fantastico, delicato, si sente appena appena la lametta, e con le sue lamette, ragazzi, fantastico. Sono baffi, sono liscissimo, fantastico. Allora mi bagno. Guardate che sapone che sono questi qua alla birra. Dico, io pensavo che erano vegetali per la schiuma che fanno, però è una schiuma morbida, delicata, è un piacere spalmarseli in faccia, ragazzi. Stare tutto il giorno. Ora lo sto usando tipo pennello per verniciare una parete, è così usato poi di lato, mamma mia, proprio sta facendo un massaggio. Allora, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Il sapone che avete visto ha chiesto molta acqua. Il rasoio è molto leggero, io pago un po' i rasoi leggeri con la mia barbatura. Rasoio che, se non tenuto con l'angolo che ha la testa, fa sentire la lametta. Però con l'angolo giusto la lametta si sente pochissimo. Comunque mi dà l'impressione di essere un rasoio, ragazzi, che va molto in profondità, cioè la barba la taglia veramente al livello dell'epidermide. Ho alleggerito la mano rispetto al passaggio del pelo. Perché sento che il rasoio, guardate qua, anche pigiando quasi, non ho fatto ancora contropelo sulle guance, è andato profondissimo il rasoio. Mamma mia, che sbarbata, ragazzi.
Allora, la profumazione non sta nelle mie corde, come dice qualcuno. La profumazione del sapone. Molto sparata, veramente forte in questo caso, però si sente molto, non so se è l'olio di teca, l'odore della teca non mi sta facendo impazzire. Peccato non si senta di più i frutti rossi. Ragazzi, non potete immaginarvi la differenza che c'è fra usarlo con l'angolo giusto e l'angolo più chiuso. Infatti guardate, qui mi sa che mi ha un pochino beccato. Non so se avevo, sì, c'avevo un piccolo brufoletto, sento un pochino di rilievo che lo deve aver scapocchiato. Ragazzi, qui non c'è assolutamente più nulla. Veramente mi sono portato via l'epidermide stamani, Mamma mia che sbarbata. Esagerata. E qui guardate, era come un brufoletto andando su di contropelo, l'ha decapitato. Allora, buttiamo via l'acqua, sciacquatina e andiamo di allume. Mettiamo un vicino di sapone. Lavata questa strage i peli. Allora, oggi sì, sento bruciare un pochino l'allume, un pochino tanto. Il rasoio è stato veramente profondo proprio, perché sentivo che quando chiudevo un pochino l'angolo, la lametta veramente era presente in faccia. E probabilmente sarei stato bene senza aver fatto il contropelo, perché già con il troverso, come è così profondo, il rasoio veramente non aveva bisogno di fare altro. Sono liscio allo stato assoluto, veramente. Ho dato una piallata, guardate qui il brufoletto, l'ho proprio decapitato. Devo vedere se c'è da fare qualche ritocchino, da lontano non mi vedo. Ah, qui mi sono pizzicato ora. Poi nella zona bassa, ma poca roba. Allora, sciacquiamoci. Mamma mia, nemmeno se picchio sento la barba. Un assassino, veramente efficace. Penso la prima sensazione che ho sentito più efficace del Lenson più questo sta 2 gradini in più. Mi asciugo. Mi dà un'asciugatina anche qua. Mamma mia che piallata. Che piallata oggi. Metto lì poi dopo. Lo mettiamo a posto. Mamma mia che piallata. Pazzesca. È rimasta la pelle appiccicosa, gommosa del sapone che è molto grasso con l'allume.
Allora, avete visto il sapone, guardate quanto sapone c'è, e me ne è rimasto ancora qualcosa in ciotola da scaricare dall'acqua. Vedete che non si era sciolto completamente, è rimasto, non ce l'ha fatta il pennello a prenderlo tutto. Io pensavo di averne preso poco di sapone addirittura, invece questo l'ha proprio scapocchiato, invece ne basta poco di sapone, fa molta schiuma, avete visto, per essere un tallovato. Tanta roba questo rasoietto, mamma mia, se vi piacciono i rasoi efficaci, ragazzi, veramente facciamo un pochino di matita perché sennò va a continuare a buttare sangue. Veramente efficace. Non me l'ha perdonato il brufoletto, me l'ha volato completo. Strano che non mi sono tagliato i bordi della bocca perché ho sentito veramente, tenendo male l'angolo, esagerato. Allora, non c'entra nulla, però oggi voglio usare questo dopobarba, che l'ho preso su Amazon USA, dice che è il dopobarba ufficiale dell'esercito americano. Non lo so se è vero, ragazzi, però lo proviamo, diamo una bella botta alcolica alla Marines dopo una piallata così. Allora, pensavo peggio, è bello alcolico, mamma mia, è forte, però non sento bruciare in faccia, dal lume ha già tolto tutto il bruciore. Allora, la profumazione all'inizio mi ricordava il Brut, però ora sta cambiando, più delicata, e c'è un sottofondo agrumato come al limone, piacevolissimo, bello, buono. Una profumazione estiva, si sente un sottofondo leggero di limone, buono, sembra come un Brut musk, tipo musk. Allora, ragazzi, sbarbata, a parte il brufoletto, vabbè, il brufoletto ci sta a volarselo con un rasoio che insomma è così efficace. Roba sicuramente economica, ok? Forse costa più la scatolina tutta in plastica che il rasoio, però ragazzi, guardate che è uno spettacolo, anche troppo. Sì. La randollina ce l'ho fatta riprenderla, ragazzi. Sicuramente non è un rasoio per chi sta iniziando, ecco, diciamo così. È un rasoio prima di tutto perché è un pochino tecnico, perché vi dico, se sbagliate l'angolo come mi è successo un paio di volte, anche di più, forse di 2 volte, e durante la rasatura fa sentire molto la lametta. Sicuramente esposizione positiva si nasconde quando è usato bene con l'angolo giusto, ma se no questo picchia più dell'Edison. Bene, le lamette, ragazzi, le conoscete, sono la fine del mondo. Forse su un rasoio così si potrebbe montare anche qualcosa e taglia un po' in o meno, magari qualcosa di più delicato, però guardate il risultato. È rimasta la pelle, non c'è rimasto più niente. Saponcini, ragazzi, secondo me sono fantastici come base. Ora ci sarebbe da fare un discorso di costi, però meglio non farlo, dai, lasciamo stare. Le profumazioni va bene, questa sento molto, non so se questa vi arriva a voi in Italia, la Boinsberry, e questa è la Pomegranate, mi piace di più questa. Questa è dolce, si sente qualcosa di agrumato, forse della vaniglia. Questa è molto più piacevole di quella là. Comunque come base saponosa, ragazzi, è fantastica. Un talovato che fa molta schiuma. È proprio... c'ha le due funzioni, i due aspetti, del vegetale che fanno più schiuma e il talovato che fa una bella... riesce a prendere più acqua, fa una bella schiuma bagnata che ti ammorbidisce la barba. Veramente... fantastico il sapone, mi è piaciuto tantissimo. E pennellozzo, vabbè, ragazzi, questo ce l'avete quasi tutti, so che a molti di voi ci andate matti,
Per me è un pochino troppo lungo il ciuffo, mi piace un pochino più corto. Vi dico che il ProRaso 1083 sapete che è uno dei miei maiali favoriti. Comunque, a parte la prima passata che ho dovuto mettere i diti nel ciuffo, poi avete visto lo usavo come in bianchino e allora diventa veramente questo qua, un guanto di seta che ti stai spalmando in faccia con il sapone, era uno spettacolo. Lì sì, veramente esagerato. Però se avete la barba da rimuovere, da mettere il sapone sotto, insomma dovete lavorarlo secondo me per forza con i diti del ciuffo, se no è troppo lungo, si apre troppo. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Vabbè, questo ve l'ho fatto vedere, ma questo non lo so se lo trovate da voi. Non penso che in Amazon USA lo potete comprare. Comunque, se viaggiate negli Stati Uniti e lo vedete, perché costa anche il giusto, costa poco. Veramente, veramente piacevole. Mi è rimasto appena ora l'odore, sicuramente sarà un after che in una ventina di minuti sparisce. Comunque molto molto piacevole. La pelle me la sento bellissima, morbidissima, una gomma. Barbata stupenda, meravigliosa, piaciuto tutto. Ragazzacci, ci vediamo, vi aspetto mercoledì alle 21:30 sperando che l'internet non mi faccia storie. Oggi stavo provando con l'amico Izzi che mi fa da tecnico, abbiamo avuto dei problemi, speriamo bene, dai. Un abbraccio, ciao.